Ciao e ben ritrovati. Il video di oggi e quelli delle prossime settimane cercheranno di rispondere a una domanda, secondo me, molto interessante. Perché nonostante il fatto che non dobbiamo costantemente combattere contro la fame, il freddo, la mancanza di acqua o di cibo, fatichiamo a essere delle persone serene e in salute? Qualunque animale in queste condizioni sarebbe assolutamente in grado di farlo, ma perché noi no? Il motivo risiede proprio nel fatto che una parte del nostro cervello, che è molto influente nel determinare i nostri comportamenti, si è specializzata nel tempo ad affrontare contesti difficili e quindi ci spinge ad agire seguendo schemi comportamentali che nel mondo di oggi sono inutili o addirittura controproducenti. Per millenni il nostro cervello si è evoluto in un ambiente ostile e imprevedibile, sviluppando meccanismi sofisticati per la sopravvivenza, proprio come ha fatto l'uomo primitivo. Questi meccanismi, un tempo essenziali, oggi possono rivelarsi controproducenti, portandoci a comportamenti dannosi nel lungo termine. Come un vecchio telefono a disco, il nostro cervello primordiale si scontra con la realtà del XXI secolo, creando un conflitto interiore. Esploreremo alcuni di questi meccanismi e come influenzano le nostre scelte e comportamenti. Oggi vedremo come questi meccanismi influenzano il nostro modo di alimentarci. Ok, vediamo il video. Immaginate i nostri antenati, cacciatori-raccoglitori, in un ambiente avaro di risorse, proprio come quelli che si trovavano a dover sopravvivere nelle nostre campagne. Imbattersi in un alveare ricco di miele o in una carcassa di animale significava fare il pieno di energia preziosa. Il cervello ricompensava l'organismo con una scarica di dopamina, creando un'associazione positiva tra cibo calorico e gratificazione. Oggi, questa antica programmazione si scontra con la sovrabbondanza di cibo industriale, ricco di zuccheri, grassi e sale, proprio come quello che si trova sugli scaffali dei nostri supermercati. Supermercati traboccanti di prodotti iperpalatabili stimolano continuamente i nostri circuiti cerebrali, spingendoci a consumare più del necessario. La dopamina, un tempo messaggera di sopravvivenza, diventa complice di un circolo vizioso di dipendenza. Il desiderio irrefrenabile di dolci, snack salati e cibi grassi è l'eco di un passato in cui la carestia era una minaccia costante, come ben sapevano i nostri nonni. Il nostro cervello non ha ancora imparato a distinguere tra la vera necessità di nutrirsi e la tentazione di un piacere immediato. Questa incapacità di adattamento ha conseguenze significative sulla nostra salute. L'obesità, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari sono solo alcune delle patologie legate a un'alimentazione sregolata. La consapevolezza è il primo passo per spezzare le catene di questa programmazione ancestrale. Scegliere alimenti freschi e non trasformati, cucinare in casa come facevano le nostre nonne, imparare a riconoscere i segnali di fame e sazietà sono strategie per riappropriarci del nostro benessere. Avete capito? Il nostro cervello è programmato per ricercare cibi ricchi di zucchero, grassi e sale, e questo al fine di trattenere nel nostro corpo energia e acqua per i momenti in cui queste risorse verranno a mancare. Ma dopo averli consumati, una parte del nostro cervello produrrà un grande quantitativo di dopamina, il quale ci spingerà a ripetere ancora questo comportamento in futuro, per le stesse ragioni. Noi razionalmente sappiamo molto bene che con ottime probabilità la carestia non arriverà, che avremo la possibilità di fare 3 pasti al giorno fino all'ultimo giorno della nostra vita e che facendo vita sedentaria e avendo grande disponibilità di acqua non avremmo bisogno di accumulare energia e sale. Sappiamo inoltre che questo modo di mangiare ci creerà come minimo degli inestetismi e, con ottime probabilità,
dei problemi importanti di salute con il passare del tempo. Tuttavia, questo meccanismo ancestrale ci spingerà con forza a seguire queste logiche oramai anacronistiche. Per non rimanere vittima di questi meccanismi, dobbiamo innanzitutto esserne molto consapevoli e quindi evitare quei cibi che provocano delle impennate di dopamina. Tutti gli alimenti con una combinazione di zucchero, grassi e sale sono in grado di crearci una vera e propria dipendenza alimentare e pertanto sono quelli che l'industria alimentare produce in grande quantità, sfruttando a suo vantaggio questi meccanismi di cui abbiamo parlato oggi. Grazie per la vostra attenzione. Se vi interessano questi argomenti, vi prego di iscrivervi al canale, mettere un like alla fine del video se vi è piaciuto, condividere questo video e anche gli altri del mio canale se ne avrete voglia sui vostri canali social e inviarli ai vostri amici che potrebbero essere interessati. Aiutatemi a far crescere il canale. E nel prossimo video parleremo di come questi meccanismi ancestrali, guidati in parte dalla dopamina, interferiscono in un altro aspetto molto importante della nostra vita, cioè la nostra vita sentimentale e affettiva. A presto, ciao!